Prescelto, hai mai sentito quel senso di solitudine, come se le relazioni non fossero fatte per te? Ti sei mai chiesto perché sembra così difficile trovare qualcuno che ti comprenda davvero? Non sei solo in questa sensazione, anzi è una realtà comune a molti prescelti. Ma cosa c'è davvero dietro a questa difficoltà? C'è un motivo nascosto, un dettaglio che potresti non aver considerato e che potrebbe cambiare tutto. Un motivo principale sono i loro alti standard. Tendono a essere molto esigenti non solo con se stessi, ma anche con chi li circonda. Questo può farli apparire eccessivamente critici o persino severi. La loro ricerca dell'eccellenza li spinge a mirare costantemente alla perfezione, il che può essere sfiancante per gli altri, che possono sentirsi incapaci di soddisfare queste aspettative. Inoltre, i prescelti spesso hanno un forte senso di scopo e direzione nella vita. Sanno cosa vogliono e non si lasciano facilmente deviare dal loro percorso. Questa determinazione può risultare intimidatoria per coloro che si sentono inadeguati o incapaci di tenere il passo. La concentrazione intensa dei prescelti sui loro obiettivi può anche farli sembrare distaccati o disinteressati ai bisogni delle persone intorno a loro. Quello che potresti non sapere è che c'è un aspetto molto importante che probabilmente stai dimenticando e potrebbe essere la ragione di tutto questo. Continua a guardare fino alla fine per scoprire cosa devi fare, ma ora non approfondiamo troppo. Invece esaminerò ciascun motivo principale per cui i prescelti spesso hanno difficoltà nelle relazioni. I prescelti spesso si trovano ad affrontare persone che cercano di prosciugarli emotivamente, finanziariamente e spiritualmente. Questi incontri possono essere particolarmente difficili, poiché mettono alla prova la dedizione del prescelto al proprio cammino spirituale e la loro capacità di mantenere confini sani. Alcune persone potrebbero entrare in relazioni con i prescelti con secondi fini, cercando di sfruttare la loro dedizione spirituale per guadagni personali. Questo potrebbe manifestarsi in vari modi, come cercare supporto finanziario sotto la maschera della guida spirituale o manipolare le emozioni del prescelto per il proprio beneficio. La natura estenuante di tali relazioni può mettere a dura prova i prescelti, che danno priorità alla loro energia e risorse per le attività spirituali. Potrebbero sentirsi esauriti e sopraffatti dalle richieste degli altri, lottando per mantenere il loro senso di pace interiore ed equilibrio. L'indipendenza è una caratteristica significativa dei prescelti e contribuisce a renderli difficili da amare. Piuttosto che fare affidamento sugli altri, valorizzano la loro autosufficienza e autonomia. Questa autostima può talvolta essere percepita come distacco o freddezza da chi li circonda. Sebbene possano apprezzare il sostegno e la compagnia, non ne dipendono per il loro benessere. L'indipendenza del prescelto può rendere difficile per gli altri connettersi con loro a livello emotivo. I prescelti possono dare priorità ai loro obiettivi personali e alle loro ambizioni piuttosto che mantenere relazioni strette, facendo sentire gli altri trascurati o poco importanti. Questo può creare una distanza e una disconnessione nelle loro interazioni con gli altri. La loro autosufficienza può essere intimidatoria per chi è più dipendente o insicuro. I prescelti possono apparire sicuri e capaci, facendo sentire gli altri inadeguati o incerti su come contribuire alle loro vite. Questo squilibrio nelle dinamiche può ostacolare lo sviluppo di fiducia reciproca e intimità. Per alcuni prescelti può esserci la tentazione di abbassare i propri standard per conformarsi alle norme moderne del dating. Questa pressione a compromessi può derivare dalle aspettative sociali o dal desiderio di integrarsi con la massa. Tuttavia, abbassare i propri standard o scendere a compromessi sui propri valori fondamentali può avere effetti dannosi sia sul benessere spirituale che emotivo. Quando i prescelti abbassano la propria vibrazione
o compromettono i loro valori per attrarre un partner, spesso si ritrovano a sperimentare insoddisfazione e compromessi spirituali. Invece di sentirsi realizzati e allineati con il loro vero sé, possono trovarsi in relazioni che non onorano la loro autenticità o non supportano la loro crescita. Questo può creare conflitti interiori e una sensazione di disconnessione dal loro scopo superiore. Mantenere standard allineati ai propri valori spirituali è cruciale per i prescelti per coltivare relazioni appaganti. Rimanendo fedeli a se stessi e alle proprie convinzioni, attraggono partner che risuonano con il loro autentico sé. Queste relazioni si basano su fondamenta di rispetto reciproco, comprensione e valori condivisi, portando a una maggiore soddisfazione e armonia. Un aspetto che complica l'amare i prescelti è la loro capacità di amare incondizionatamente. Possiedono una rara abilità di amare profondamente e senza condizioni, che può essere sia una forza che una debolezza nelle loro relazioni. Da un lato, la loro capacità di amare incondizionatamente consente loro di offrire un supporto profondo e incrollabile ai propri cari. Accettano gli altri per quello che sono, con i loro difetti, e offrono uno spazio sicuro dove esprimersi senza paura di giudizi o rifiuti. Questo amore incondizionato favorisce fiducia e intimità nelle loro relazioni, creando una solida base per legami duraturi. Questa stessa caratteristica può anche essere difficile da ricambiare per gli altri. Non tutti sono in grado di dare o ricevere amore incondizionato e coloro che lottano con le proprie insicurezze o limiti potrebbero trovare difficile abbracciare appieno l'amore del prescelto. Potrebbero dubitare dell'autenticità di un tale affetto incondizionato o sentirsi indegni di riceverlo. L'unicità dei prescelti li rende difficili da amare sotto certi aspetti. Possiedono qualità e caratteristiche che li distinguono dalla massa, rendendoli individui rari ed eccezionali. A causa della loro distintività, incontrare un prescelto non è un evento quotidiano. Si distinguono in mezzo alla folla, attirando l'attenzione e l'ammirazione degli altri. Tuttavia, questa unicità può anche creare un senso di distanza o intimidazione per coloro che si percepiscono come ordinari al confronto. I prescelti possono far sentire le altre persone fuori dalla loro portata. Le qualità eccezionali del prescelto possono far sentire l'altra persona inadeguata o insicura riguardo alla propria capacità di attirare l'attenzione e l'affetto di qualcuno così straordinario. Un ostacolo comune nell'amare i prescelti è la mancanza di comprensione. I prescelti spesso possiedono una prospettiva unica sulla vita, modellata dalla loro profonda comprensione delle questioni spirituali e filosofiche. Questa visione unica del mondo può essere difficile da comprendere o da condividere per gli altri, creando una barriera alla formazione di connessioni profonde. I prescelti possono vedere il mondo attraverso una lente diversa dalla norma. Spesso hanno intuizioni sul significato profondo della vita e una maggiore consapevolezza del regno spirituale. Questo può portare a un senso di disconnessione con chi non condivide le loro convinzioni o esperienze. È molto comune per loro avere modi di pensare o comportarsi non convenzionali che possono risultare enigmatici per gli altri. Possono dare priorità alla crescita interiore e alla scoperta di sé rispetto al successo materiale o alle aspettative della società, che possono sembrare strane o poco pratiche a chi è più concentrato su obiettivi convenzionali. Possono avere difficoltà a comunicare i loro pensieri e sentimenti in modo efficace agli altri. La loro profonda introspezione e natura riflessiva possono rendere difficile per loro esprimersi in un modo facilmente comprensibile dagli altri. Questo può portare a incomprensioni e interpretazioni errate, approfondendo ulteriormente la distanza tra loro e chi li circonda. I prescelti spesso lottano con l'essere amati a causa delle loro tendenze perfezionistiche. Tengono se stessi e gli altri a standard elevati,
cercando l'eccellenza in tutti gli aspetti della vita. Sebbene questa ricerca della perfezione possa essere ammirabile, può anche essere difficile per gli altri soddisfare le loro aspettative. Il loro perfezionismo può manifestarsi come un'eccessiva critica o esigente, sia nei confronti di se stessi che degli altri. Possono avere un occhio attento per i dettagli e un forte desiderio che le cose siano fatte nel modo giusto, il che può essere stancante per chi si sente sempre inadeguato. I prescelti possono avere difficoltà ad accettare l'imperfezione sia in se stessi che negli altri. Possono trovare difficile perdonare gli errori o sorvolare sui difetti, generando tensione e conflitti nelle loro relazioni. Questo può creare una sensazione di pressione o ansia per chi sente di dover costantemente cercare di soddisfare gli elevati standard del prescelto. La sensibilità dei prescelti è un altro fattore che può renderli difficili da amare. Spesso possiedono una sensibilità acuta nei confronti dell'ambiente circostante e delle emozioni, il che può essere travolgente sia per loro stessi che per chi li circonda. I prescelti tendono a sentire le emozioni in modo profondo, vivendo sentimenti con intensità e profondità. Sebbene questa profondità emotiva possa arricchire le loro esperienze e relazioni, può anche essere difficile da gestire per gli altri. Le persone potrebbero sentirsi impreparate a gestire l'intensità delle emozioni del prescelto, portando a disagio o evitamento. La loro sensibilità può renderli più suscettibili al dolore o al rifiuto. Possono prendere le cose sul personale o interiorizzare feedback negativi, portando a sentimenti di insicurezza o dubbio. Questo può creare barriere alla formazione di relazioni fiduciose e intime, poiché il prescelto potrebbe faticare a lasciarsi andare o a mostrare vulnerabilità. I prescelti possono essere più sintonizzati con le emozioni degli altri, cogliendo sottili segnali e sfumature nel loro comportamento. Sebbene questa empatia possa essere una forza, può anche risultare travolgente per entrambe le parti se non gestita efficacemente. L'amore per se stessi gioca un ruolo cruciale nel percorso dei prescelti per trovare l'amore. Non si tratta solo di amare gli altri, ma anche di amare e accettare pienamente se stessi. Questo amore per sé è essenziale per superare le difficoltà nel trovare l'amore e formare relazioni sane e appaganti. Quando i prescelti danno priorità all'amore per se stessi, coltivano un forte senso di valore e pace interiore. Riconoscono il loro valore e si trattano con gentilezza e compassione. Questa autoaccettazione crea una solida base su cui costruire relazioni con gli altri. L'amore per se stessi dà ai prescelti la forza di stabilire confini e standard su come meritano di essere trattati. Sono meno inclini ad accontentarsi di meno di quanto meritano o a tollerare i maltrattamenti da parte degli altri. Questo rispetto per se stessi attrae persone che li apprezzano e li valorizzano per ciò che sono realmente. L'amore per se stessi consente ai prescelti di essere più autentici nelle loro interazioni con gli altri. Quando amano se stessi incondizionatamente, sono in grado di mostrarsi per quello che sono senza paura di essere giudicati o rifiutati. Questa autenticità favorisce connessioni più profonde e permette alla vera intimità di fiorire. La saggezza interiore dei prescelti è una guida nel loro percorso per trovare l'amore e navigare nelle relazioni. Non si tratta solo di ciò che sanno, ma di come usano la loro intuizione e consapevolezza per prendere decisioni in linea con il loro scopo più elevato. I prescelti possiedono una profonda comprensione di se stessi e del mondo che li circonda. Sono in sintonia con la loro voce interiore e si affidano ai loro istinti per orientarsi nelle relazioni. Questa saggezza interiore permette loro di discernere ciò che è autentico, aiutandoli a costruire legami che siano significativi e appaganti. Consente loro
di riconoscere i modelli e le lezioni nelle loro relazioni. Imparano dalle loro esperienze e usano quella conoscenza per crescere ed evolversi come individui. Questa consapevolezza di sé permette loro di liberarsi da schemi dannosi e creare dinamiche più sane nelle loro relazioni. Se sei ancora qui, ti ringrazio per la tua attenzione. Se hai apprezzato il contenuto e desideri vederne di più, iscriviti al canale. Il tuo supporto è molto apprezzato. Sentiti libero di condividere le tue esperienze o pensieri nei commenti qui sotto.